Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Vergine, tendenze energetiche generali, grazie. Wow, l'imperatrice! Periodo di espansione, periodo di crescita, periodo di gestazione magari di qualche idea, di qualche progetto, di qualche spostamento per qualcuno. La carta dell'imperatrice è sempre una carta che parla di abbondanza, di prosperità, di capacità creativa, quindi magari per qualcuno si tratta anche solo di scoprire un nuovo hobby. Mentre per qualcun altro potrebbe fare riferimento questa capacità creativa a quello che è la gestazione in sé, quindi a una gravidanza o magari alla ricerca di un bambino, insomma. Andiamo a vedere gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Perché? Interessante, carta numero 31. Questa carta vi invita a chiedervi qual è il reale motivo di quello che è la vostra idea, il vostro progetto, il vostro desiderio. Vi invita a farvi delle domande in questo senso perché è molto importante capire o comunque sapere quali sono le cose, come vi posso dire, le motivazioni che vi spingono in una determinata direzione, ok? Quindi focalizzatevi sul perché una determinata cosa, situazione o relazione sia estremamente importante per voi in questo momento, perché quella cosa è così, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare Ascendente e Segno Lunare e nella descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con la carta della temperanza e con il 10 di coppe, che sono 2 carte divine, direi. La temperanza parla di equilibrio, parla di avere una sorta di coerenza tra quello che è la mente e il cuore, ma parla anche di pazienza, quindi probabilmente potrebbe essere che c'è qualcuno che ha bisogno di temporeggiare un attimo, di aspettare qualche tipo di avvenimento, qualche tipo di cambio. C'è comunque con la carta della temperanza quella che è una sorta di attesa, come appunto vi ho appena detto. La temperanza parla anche di guarigione, però, quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento al riallineamento di quello che è il vostro volere a livello mentale, fisico ed emozionale e da lì ne consegue un miglior stato da parte vostra, un miglior stato di salute generale, io direi, ok? Quindi si parla di guarigione a livello generale. Per qualcuno questo processo direi che è già terminato, qualcun altro invece si trova ancora in mezzo, ma ve ne rendete conto dallo stato di appagamento e di benessere che state vivendo in questo momento. Magari non state bene al 100%, non avete tutto quello che vorreste, ma tutto sommato non state male, avete comunque una famiglia vicino, avete comunque quello che è un gruppo, un'unione familiare, c'è una sorta di appagamento in qualche modo. Allora, l'otto di bastoni potrebbe fare riferimento a qualche tipo di comunicazione che voi volete fare, qualche tipo di dialogo, è una carta che ha un'energia molto veloce e, come vi posso dire, parla anche di cambi veloci certe volte. Abbiamo un fante di coppe e qui potrebbe fare riferimento o a una persona o visto che comunque la carta tema, la carta principale diciamo della lettura è un'imperatrice, potrebbe anche fare riferimento a dei figli per qualcuno, ok? Perché ricordo che l'imperatrice ha anche questa attitudine con la maternità, quindi non solo al creare i figli, ma anche
a quello che è il rapporto con vostra madre, quindi potreste essere voi visti come figli o i vostri figli, ok? Nel caso foste uomini che state ascoltando, l'imperatrice fa riferimento alla vostra capacità di essere madri nei vostri confronti o nei confronti dei vostri figli, il che vuol dire sviluppare quel lato accogliente, ricettivo e comprensivo che è tipico di una madre, ok? Per qualcun altro questo fante di coppe potrebbe rappresentare il fatto che stiate aspettando un input, un'offerta, una comunicazione da parte di qualcuno, ma che questa comunicazione ancora non arrivi. E difatti abbiamo poi un 3 di spade, quindi probabilmente questo tipo di aspettativa che voi avete potrebbe generare questo tipo di dolore, questo tipo di sofferenza che vediamo qua con il 3 di spade, ok? Qui c'è qualcuno che si sta aspettando qualche cosa, ma non arriva nei tempi e nei modi desiderati, mi verrebbe da dire, ok? Però ricordatevi che la carta della temperanza che era inizio lettura parla proprio di avere pazienza, ok? Andiamo avanti, vediamo che altro vi danno. Abbiamo un 3 di pentacoli e la carta del carro. Quindi, il 3 di pentacoli parla di progetti e potrebbe proprio essere il progetto di cui si parlava qui con la carta dell'imperatrice, ok? Parla di progetti, parla di collaborazioni e parla anche di qualcuno che non ha molta fiducia in se stesso o in se stessa, ok? Probabilmente arrivando da questo momento di dolore, di frustrazione, si comincia a vacillare, si comincia ad avere dei dubbi su quello che potrebbe essere magari quest'unione, questo progetto o quest'idea. Tenete presente che il 10 di coppe, se per voi per esempio vibrasse come una stesa di lavoro, questo 10 di coppe potrebbe rappresentare quello che è il vostro gruppo di lavoro, ok? Poi ognuno lo applichi alla propria realtà. Terminiamo comunque con la carta del carro e qui la carta del carro sento che sarà, indica il prendere una scelta, il superare una scelta comunque con successo, ok? La carta del carro parla di prendere una direzione, del prendere in mano le redini della propria vita per dare una direzione a quello che si vuole fare, che si vuole intraprendere, insomma. È una carta molto positiva comunque. Bene, andiamo a vedere. Tra l'altro iniziate la stesa con un arcano maggiore e finite anche la stesa con un altro arcano maggiore, quindi periodo intenso. Andiamo a vedere la temperanza, per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di bastoni e il fante di pentacoli. Allora, io credo che qui ci sia qualcuno che abbia dato veramente tanto nei confronti di questo progetto, di quest'idea, di questo figlio magari per qualcuno. Per qualcun altro fa riferimento al fatto che è come se ci si stesse un attimino, come vi posso dire, strutturando. È come se qualcuno stesse pensando con questo 9 di bastoni e il fante di pentacoli a come poter difendere le proprie idee, il proprio progetto, quello che potrebbe essere il proprio territorio, semplicemente se stessi. Andiamo avanti, vediamo il 10 di coppe. Asso di spade e il 2 di coppa al contrario. Allora, qui potrebbe far riferimento, come vi dicevo prima, questo 10 di coppa, a quello che è la famiglia, in senso di famiglia di origine, la famiglia che avete creato voi, oppure la famiglia lavorativa, ok? Abbiamo un 2 di coppa al contrario. Qui c'è qualche cosa con qualche collaborazione, con qualche unione che non funziona più tanto, o comunque c'è qualche cosa con questo asso di spade che bisogna comunicare, perché anche qui abbiamo una carta di comunicazione, quindi io credo che qui ci sia qualche tipo di disagio da comunicare con questo 2 di coppa al contrario. Andiamo a vedere l'8 di bastoni, la carta degli amanti, il giudizio e la torre, ragazzi, 3 arcani maggiori.
Allora, per molte persone qui si fa riferimento al tagliare qualche tipo di relazione, al tagliare qualche tipo di equilibrio. Potrebbe essere, come vi dicevo prima, il tagliare i rapporti con un gruppo e di conseguenza quello che è questo progetto. Qui c'è qualche tipo di comunicazione. Io sento che qualcuno ha avuto qualche idea geniale riferito a un progetto, riferito a quest'idea di cui si parlava prima, questa gestazione, questa fase di gestazione di cui si parlava prima con l'imperatrice. Ma c'è bisogno di fare una scelta, ragazzi. Cioè, qui con la carta del giudizio si capisce che cosa va tagliato. Se qui l'asso di spade poteva parlare di comunicazione di qualche cosa che andava tagliato, qui c'è la necessità di comunicare quello che è il taglio. Molte persone avrebbero voglia di dire: ok, mollo tutto, rompo l'accordo, rompo quello che è questo pseudo equilibrio familiare, pseudo perché poi in realtà il 2 di coppe qui è girato al contrario, quindi tanta unione felice non c'è. Anche se apparentemente sì, però c'è qualche cosa che vi fa sentire, che vi, come vi posso dire, che vi disallinea rispetto all'altra persona, rispetto alla controparte. C'è qualche cosa, qualche comunicazione, qualche verità, qualche dialogo, qualche chiarimento che deve essere fatto, secondo me. E qui c'è la presa di consapevolezza con quello che è il giudizio. La torre, come vi dicevo prima, parla di qualche caduta, di qualche sicurezza o parla del crollo dell'ego e potrebbe essere molto probabile perché abbiamo anche la carta degli amanti che parla di amor proprio. Quindi qui c'è qualche cosa che è veramente importante per qualcuno di voi che deve essere comunicato. Potrebbe essere un qualche tipo di offerta. Andiamo a vedere il fante di coppe. Che volete fare, magari che vi state aspettando. Il diavolo al contrario e il 10 di pentacoli. Io credo che vi sentiate vincolati a qualche tipo di offerta. Credo che, o meglio, più che sentirvi vincolati, è come se ci fosse uno sviluppo della situazione, un cambio, per cui voi vorreste che le cose andassero in un certo modo, ma c'è qualche cosa che non vi fa arrivare a quello che volete voi, che potrebbe essere il fare una proposta, il ricevere una proposta. Per qualcuno si parla di ricevere delle scuse e potrebbe essere una persona o una situazione riferita comunque al passato, perché abbiamo anche la carta del giudizio. Andiamo a vedere questo 3 di spade. 8 di bastoni un'altra volta girata al contrario, 4 di bastoni e la regina di coppe. Allora, qui si tratta di qualche cosa che probabilmente deve essere comunicato, ci sarebbe la necessità di comunicarlo, ma io credo che non verrà comunicato. Non so se è qualche cosa che voi dovete dire agli altri, ma è molto probabile, o è qualche cosa che gli altri debbano dire a voi, ma lo vedo meno probabile. È come se fosse una resa dei conti, come se fosse una questione del tipo: ascolta, io voglio così, tu che cosa vuoi? Cerchiamo di venirci incontro. C'è comunque qualche tipo di atteggiamento, di attitudine che non va giù e che deve essere comunicato, ok? Perché questo se no impedisce di creare quella unione stabile, sincera e duratura di cui ci parla il 4 di bastoni. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un re di spade e il 5 di coppe. Di nuovo, il re di spade parla di qualcuno che ha una sorta di determinazione nel tagliare quello che non serve più. Senza rammarico, senza pentimenti, si fa quello che si deve fare. Se una persona, una situazione o una relazione non è più in linea con noi stessi, non ci permette più di crescere, semplicemente si taglia la relazione o qualche tipo di atteggiamento o comportamento all'interno della relazione affinché questa possa crescere. Quindi qui si tratta di tagliare via quello che non serve più. In questo caso potrebbero essere delle collaborazioni, ragazzi. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un 7 di pentacoli, che è una carta di attesa, come mi parla esattamente la temperanza inizio lettura,
e un 8 di coppe, e qui abbiamo 2 carte di spostamento, 2 carte di viaggio, quindi può essere che qualcuno qui cambi casa, che si trasferisca, che ci sia un trasferimento per quello che è il lavoro, ok? Però le carte è un po' come se vi dicessero aspettate, prima di muovervi, prima di fare i movimenti del carro, aspettate di avere più chiarezza interiore. Questa è la carta dell'otto di coppe, che è l'arcano minore dell'eremita, e quindi parla della necessità di fare una ricerca interiore, ok? C'è questo diavolo che condiziona veramente tanto. Qui bisogna lasciarsi indietro i condizionamenti e le aspettative, ok? Bene, andiamo a vedere cosa ha da dirvi Osho. Io intanto ci tengo a comunicare che è iniziata la pubblicazione del corso di tarocchi. È un corso base, un corso molto semplice, adatto veramente a tutti, a chi vuole muovere i primi passi in questo mondo. C'è una playlist dedicata, quindi trovate tutto nella playlist. E colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale. E, se voleste dare un contributo in più per il lavoro che ho fatto, per lo sforzo, magari per il corso, insomma, visto che è gratis, c'è la possibilità adesso di fare un'offerta al canale attraverso il bottone del super grazie, che è il cuoricino qua sotto con il simbolo del dollaro, ok? Bene, andiamo avanti. Osho, che cosa abbiamo da dire ai nostri amici della Vergine? Mutamento e esaurimento. Wow. Nove di bastoni. Esaurimento. Quindi si parte, come vi dicevo, e ne siete ben consapevoli di quello che è una situazione logorata. Da un lato c'è questo mutamento, che è una ruota della fortuna, che vi dice le cose cambieranno, le cose stanno per cambiare, è nell'aria, c'è qualche cosa che cambierà in modo molto molto veloce. Avete anche l'otto di bastoni e il carro che parlano di energia veloce, ok? La carta del mutamento è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo, e parla anche di quello che potrebbe essere la ruota del destino, ruota della fortuna. L'esaurimento è quello che non vedete, cioè siete veramente scarichi, avete bisogno di un 4 di spade, verrebbe da dire. Avete bisogno di guarire, avete bisogno di prendere in mano la vostra vita, capire quello che è per voi, capire che cosa vi fa star bene, capire quali sono i vostri veri obiettivi, senza tutto il condizionamento di cui parla questo diavolo, ok? Mi raccomando, qui sento che è molto presente quello che è l'ego, perché abbiamo sia la carta degli amanti che la carta della torre, che il diavolo al contrario. Quindi per qualcuno questo potrebbe voler dire dover ridimensionare un pochettino, abbassare un po' l'asticella, diciamo, dover abbassare le aspettative. Comunque state sereni, perché poi alla fine avete la carta del carro, ok? Quindi qui qualche cosa si muove. Verso la fine di luglio vedrete che ci sarà questo spostamento, sia da un punto di vista fisico, potrebbe essere, o anche da un punto di vista di pensieri, da quello che vi ha fatto soffrire, da quello che è il condizionamento che vediamo lì con la carta del diavolo. Ok, andiamo a vedere ancora una carta per gli amici della Vergine, un consiglio per chiudere la lettura. Oh, c'era una carta sostegno. Wow, che bello. Sostegno può essere il sostegno che voi, e poi prendo anche quella lì, il sostegno che voi date agli altri, o il sostegno che gli altri possono dare a voi, ok? Qui si tratta di un sostegno sia da un punto di vista magari fisico, pratico, economico, quindi, oppure si potrebbe trattare semplicemente di un sostegno emotivo. E poi abbiamo prosperità. Wow, guardate, è la stessa energia, c'è il grano sia qui che il grano sia qui, parla di abbondanza, di prosperità, di ricchezza, di creazione, di capacità di creare la propria abbondanza fondamentalmente. Bene, belle carte, amici della Vergine, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile.
Tutto sommato non è male la lettura, dovete solo un attimino cercare di ridimensionare, di capire che cosa è veramente importante per voi, ok? Comunicarlo e poi da lì arriverà il cambio. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!